Ciao amici e amiche di YouTube, io sono Angela e questo è Exoteric World ed è così che mi trovate sui social. Questo è l'interattivo crescita personale dove vedremo i tarocchi e la legge di attrazione per manifestare i propri desideri e lo faremo attraverso il metodo della ruota della manifestazione. Vi ricordo che è una stesa generica, prendete solo ciò che vi risuona maggiormente. In descrizione trovate le recensioni dei mazzi usati e i link per acquistarli e i link alla playlist per conoscere il significato dei tarocchi. Vi invito a iscrivervi, abbonarvi al mio canale per sostenere il mio lavoro. Vi ringrazio moltissimo se lo farete o lo avete già fatto. E adesso passiamo al momento della scelta. Respirate profondamente, prendetevi tutto il tempo e potete scegliere uno o più scrigni. Il primo è il pentacolo, il secondo è quello del gatto e il terzo scrigno è quello del drago. E noi ci vediamo poi per ogni singola lettura. Benvenuti a tutti quelli che hanno scelto il primo scrigno, quello del pentacolo. Vi ricordo che questa è una stesa generica, prendete solo ciò che vi risuona maggiormente. Insieme useremo un metodo molto particolare, anche in modo particolare di utilizzare i tarocchi, sfruttando la legge di attrazione per manifestare i propri desideri. Adesso prima di tutto andiamo a vedere il mazzo che andremo ad utilizzare. Abbiamo il Whispers of Time e poi ovviamente useremo anche il nostro oracolo. Poggiamo qui il vostro scrigno. Questo metodo, dicevo, molto particolare perché troveremo delle indicazioni importanti che vi aiuteranno a capire e comprendere il vostro desiderio, l'azione da compiere, le sfide e i blocchi e poi effettivamente il risultato e l'ultimo messaggio dell'oracolo. Partiamo con la prima carta che ci indica il desiderio. Questa carta rappresenta il sogno da realizzare, il desiderio più profondo, il nostro obiettivo, qualcosa che vogliamo manifestare. E questa carta ci aiuterà a focalizzarci proprio sul nostro obiettivo. In questo caso troviamo la regina di bastoni. Come desiderio ovviamente non può indicare esattamente il nostro desiderio, prima di tutto perché è una stesura generica e poi sarebbe troppo personalizzata. In base al suo significato sicuramente possiamo capire che questa carta parla di azione e di realizzazione e che siamo perfettamente in grado di sfruttare la nostra energia, le nostre qualità, la possibilità di mostrare cura nei particolari, nei dettagli, e però prima di osservare attentamente ciò che abbiamo a disposizione in quanto volontà, determinazione, coraggio, anche cosa abbiamo a disposizione come qualità da utilizzare, ma non solo, soprattutto la capacità di saper aspettare per trovare il momento giusto per agire. Quindi effettivamente questa sta dicendo qualsiasi tipo di desiderio, poi ognuno ha il proprio personale, può riguardare l'aspetto dell'amore, dei sentimenti, quindi realizzarsi nella vita sentimentale trovando una relazione stabile, può essere un lavoro, qualcosa che vi soddisfa, magari una passione o un percorso a livello interiore che vi può permettere di star meglio con voi stessi. A volte può anche indicare un passaggio importante dove metabolizzare alcuni dolori, alcune sofferenze che ci portiamo dietro, ed effettivamente questa carta sta sottolineando il fatto che voi ci riuscirete
assolutamente a realizzarlo e che quindi avete tutte le armi a vostra disposizione per cercare di raggiungere il vostro obiettivo. E adesso si parla proprio dell'azione che viene richiesta. Infatti andiamo ad estrarre la carta che indica il passo concreto che dobbiamo fare, che dobbiamo intraprendere per avvicinarci alla manifestazione del nostro desiderio. Ed è importante questo perché non basta solo pensare, non basta solo voler qualcosa, ma bisogna fare e quindi metterci all'opera. Qui abbiamo la carta dell'eremita. È una carta molto particolare perché può sembrare ferma, lenta, perché in effetti il suo significato è di pazienza, di lentezza, di ricerca, di osservazione, però in realtà è anche una carta di movimento che ci aiuta passettino per passettino cercare di acquisire man mano sicurezza, acquisire nuove informazioni, verificarle, verificare anche come sta procedendo sia le nostre azioni sia la manipolazione ovviamente dei fattori esterni, perché abbiamo bisogno proprio di questo, di agire con calma, senza fretta, agire e poi aspettare e poi di nuovo agire, sfruttando la propria saggezza, sfruttando magari anche vari eventi che poi hanno bisogno di tempo per manifestarsi, quindi non dobbiamo aver fretta perché capisco che per la realizzazione vogliamo subito conseguire dei risultati, vogliamo subito ottenere qualcosa, però in alcune circostanze abbiamo bisogno di seminare un po' i nostri semini e appunto le nostre azioni e pian pianino muoverci. O abbiamo anche bisogno magari di rispettare i nostri tempi, possono esserci, è vero, degli impedimenti che devono essere risolti, dei dubbi da sciogliere, eccetera. Poi andiamo a vedere l'altra carta che parla delle sfide, dei possibili blocchi, rivela eventuali ostacoli interni o esterni, possono essere paure, credenze limitanti, energie esterne che potrebbero bloccare purtroppo il processo della manifestazione. Vediamo quale sarà la vostra carta. Qui troviamo il Cavaliere di Denari. Effettivamente questa carta non parla di un vero e proprio blocco, secondo me si collega perfettamente a quello che stavamo dicendo, che avete bisogno di muovervi pian pianino, di essere concreti, di pensare alle cose pratiche, alle cose reali, pensare sì, assolutamente, un piano di azione ben preciso, curare i minimi dettagli appunto con la vostra esperienza, saggezza, col vostro fuoco interiore e poi procedere pian pianino. Quindi effettivamente non si tratta di veri e propri ostacoli, si tratta di muoversi, di avanzare, di procedere e quindi vedrete poi che la manifestazione si paleserà davanti a voi. Adesso andiamo a vedere l'ultima carta per poi fare un po' il punto di tutto quello che è la lettura e scoprire poi il messaggio dall'oracolo. Troviamo la carta della giustizia. Questa carta indica il risultato, il dono, e cioè ci mostra il potenziale risultato della manifestazione, il dono che uno riceve, un ottenimento, un successo, certo, una volta che ci saremo allineati alle nostre intenzioni, alle nostre azioni, superato i blocchi, in questo caso si tratta, ve lo dico, solo di tempo e di pazienza, però di non rimanere fermi, ma comunque di fare dei piccoli passi in avanti. Con la carta della giustizia è una carta che parla
di tante cose in realtà, di nuovi inizi, di nuovi equilibri, di soddisfazione, di rivincita, anche possibilità di riuscire a sistemare delle cose abbastanza complesse o addirittura dolorose, risolvere questioni del passato, oppure trovare una giustizia finalmente a errori compiuti o errori subiti, quindi anche magari aver subito dei danni da parte di qualcuno, oppure diciamo situazioni, come vi dicevo, abbastanza complesse che finalmente si risolvono. E trovare il giusto percorso, rimettersi in carreggiata, un nuovo inizio in alcune circostanze. Quindi mi viene da dire, come punto di partenza, ho sottolineato il fatto che questa lettura ha prima di tutto a che fare con noi, con la nostra crescita, con la nostra evoluzione personale. Lavorare dentro di noi vuol dire riuscire poi a manifestare e mettere in moto tutti i vari tasselli intorno a noi, e abbiamo capito come ci potete riuscire, che poi sia realizzarsi in una relazione, realizzarsi nel mondo del lavoro, riuscire anche a trovare il lavoro dei propri sogni, oppure qualcosa che riguarda la vita personale, superare delle difficoltà. Quindi qualsiasi circostanza le carte stabiliscono questo passaggio, e quindi la cosa più importante è mettersi in moto, rispettare i vostri tempi, pian pianino se c'è qualcosa che vi blocca è proprio qui che si deve combattere, magari l'inerzia, la pigrizia, l'insoddisfazione, qualcosa che non ha funzionato precedentemente, e quindi riuscire a far pace con il passato, perdonare, perdonarsi, ma per riuscire proprio a chiudere con certe esperienze che non fanno parte più di voi, ma arrivare a una nuova fase della vostra vita. L'ultimo messaggio lo vediamo proprio dall'oracolo e vediamo che tipo di messaggio arriva a voi. Costruire palazzi. È perfetto questo messaggio, perché secondo me è in linea con tutto quello che ci siamo detti, proprio del costruire. Vedete come questa signorina sta osservando dentro di sé, però pian pianino sta costruendo il suo palazzo. A livello metaforico abbiamo detto che potrebbe essere qualsiasi cosa della vostra vita, qualsiasi desiderio e obiettivo, però è una carta di responsabilità, è una carta che ci dice che mettendoci in moto, agendo anche pian pianino, non ha importanza, l'importante è andare avanti, muoversi, fare qualcosa, magari fare un piano ben preciso, magari cercare di andare a cambiare alcuni atteggiamenti che riguarda noi stessi, oppure lasciare andare quelle situazioni o quelle persone che non hanno funzionato e che ci frenano e che ci bloccano, e quindi costruire la realtà dei propri sogni e di partire ora, perché è possibile un nuovo inizio, quindi assolutamente la realizzazione di qualsiasi vostro desiderio, però in qualche modo un tassello di questo grande sogno parte proprio da voi, il resto ci penserà l'universo stesso ad aiutarvi in questa costruzione e in questa realizzazione. Adesso grazie per avermi ascoltata. Se avete scelto anche un altro scrigno, vi consiglio di ascoltarlo e noi ci vediamo col prossimo. Benvenuti a tutti quelli che hanno scelto il secondo scrigno, quello del gatto. In questa lettura andremo a utilizzare un metodo molto particolare anche per il modo di utilizzare i tarocchi, e cioè secondo la legge di attrazione, per trovare informazioni, indicazioni per manifestare i vostri sogni e i vostri desideri. Possiamo andare ad aprire il nostro scrigno e andare a vedere il vostro mazzo. Sono i tarocchi della foresta. Allora andiamo a chiudere
mettiamo qui, così potete continuare a vederlo. E partiamo proprio con la vostra lettura, iniziando con la carta che andrà ad indicare il vostro desiderio, ovviamente non in senso stretto, perché ognuno di noi ha il proprio desiderio o tanti addirittura desideri e obiettivi da realizzare. Qui andremo a vedere le vostre potenzialità, capacità, un qualcosa che vi permetterà di connettervi praticamente nella manifestazione del vostro desiderio. La prima carta, e quindi la vostra carta, è il 5 di coppe, molto particolare perché essendo una carta che parla di perdita purtroppo, di delusione, di un qualcosa che non ha funzionato, un qualcosa che ci rende tristi, malinconici. Vedete come questa ragazza sta osservando le tre coppe che in realtà sono vuote, sono rotte, rovinate, e invece sta trascurando purtroppo queste due belle coppe o tazze effettivamente piene, in questo caso ci sono dei fiori, a livello metaforico indica che c'è qualcosa che abbiamo sia a nostra disposizione, abbiamo possibilità di realizzare e di concretizzare. Forse adesso in questo momento non abbiamo la possibilità o non abbiamo la lucidità, le nostre emozioni sono molto forti, oppure stiamo rimuginando su quello che abbiamo perso, su quello che non ha funzionato, ed effettivamente potrebbe essere questo una parte di un vostro desiderio più grande da realizzare, un punto di partenza importante, e cioè effettivamente questa carta vi sta dicendo che prima di tutto c'è bisogno di lasciare andare una delusione, c'è bisogno di lasciare andare un qualcosa che secondo voi non ha funzionato, se dipende dalle vostre azioni o se dipende dalle azioni di qualcun altro, il risultato non cambia in realtà, oppure una perdita, a volte può essere anche un lutto, o un allontanamento, magari delle cose che ci hanno portato purtroppo a non ottenere e non essere soddisfatti dei risultati. Quindi questa è la prima parte, secondo me. Anche le carte che andremo a vedere successivamente daranno maggior risalto a quello che è la mia sensazione riguardo a questa carta, come se il vostro desiderio più grande in qualche modo fosse condizionato da questo stato d'animo, da questa situazione, da un qualcosa che effettivamente non vi permette di andare alla ricerca e di realizzare quello che volete, quello che volete manifestare. Adesso andiamo avanti con la prossima carta, che parla dell'azione richiesta. Poi ovviamente alla fine faremo il punto di tutta la lettura e vedremo anche un messaggio speciale per voi da parte dell'oracolo. Qui troviamo il sole, bellissima carta, questa indica l'azione o il passo concreto che si deve intraprendere, si deve compiere per avvicinarsi alla manifestazione del desiderio. Quindi non solo pensare, non solo volere e non solo rimanere fermi effettivamente su un qualcosa, ma agire, quindi fare. E questa carta ci consiglia di aprirci, di prendere il sole, magari veramente, effettivamente, ma più che altro a livello metaforico, ci consiglia di fare chiarezza, anzi possiamo riuscire assolutamente a fare chiarezza e quindi poterci muovere con sicurezza, con grandi possibilità proprio di ottenere dei risultati. Ricordo che essendo una stesura generica, in realtà può trattarsi ovviamente principalmente di crescita personale, però essendo legato alla legge di attrazione, a quello che vogliamo proprio ottenere in modo tangibile. Poi può anche riguardare una crescita personale interiore, quindi un ottenimento strettamente personale.
può riguardare il lavoro, può riguardare anche l'amore, una relazione stabile, un obiettivo, una passione che ci coinvolge. Quindi in questo caso il sole ci consiglia e ci dice che abbiamo bisogno di tirar fuori la nostra luce, la nostra forza, la nostra bellezza interiore deve emergere, deve essere portata fuori, sotto gli occhi di tutti, perché probabilmente è proprio così che riuscirete a realizzarvi e a manifestare quello che è il vostro desiderio. Poi mi viene anche in mente che in realtà in questo stato d'animo, in questo momento, forse non ne avete le idee chiare, abbastanza chiare su quale potrebbe essere il vostro desiderio. Quando non si hanno le idee chiare, è molto difficile utilizzare la legge di attrazione, perché la legge di attrazione vuole sicurezza, vuole che noi dobbiamo essere ben determinati e avere chiarezza su quello che desideriamo. Ecco perché probabilmente una prima azione da compiere è quella di ritrovare la lucidità, di far uscire, di far emergere allo scoperto e quindi di chiarire qual è il vostro vero desiderio. Questo è il primo passo. Poi andiamo avanti con la terza carta, ci parla delle sfide, dei blocchi, rivela eventuali ostacoli interni o esterni, possono essere nostre paure, credenze limitanti o energie che potrebbero bloccare purtroppo il processo di manifestazione. In questo caso troviamo il 9 di bastoni. 9 di bastoni è una carta purtroppo di chiusura, di eccessiva vigilanza, cioè abbiamo paura, abbiamo timore a muoverci, come se qualcosa incombesse su di noi, come se ci fossero delle forze, delle situazioni o delle persone che abbiamo paura di affrontare, abbiamo paura di muoverci, cose che abbiamo magari già subito oppure limitazioni che non ci permettono di andare avanti. Quindi spesso indica un'eccessiva prudenza, un'eccessiva rigidità nostra nel non muoversi, ma chiusura, come se abbiamo qualcosa di cui doverci difendere per forza e quindi magari vi do queste informazioni, queste indicazioni che potreste adattare a quello che state vivendo e lasciarvi ispirare da queste parole proprio per poter capire quali possono essere i vostri blocchi e automaticamente sfide da superare, perché questa carta ci dice di non rimanere fermi, di non lasciarci bloccare assolutamente. Ci sono delle sfide che si possono superare e allora facendo così riusciamo ad andare avanti. Vediamo l'ultima carta e poi vediamo il messaggio dall'oracolo, il 10 di denari. Effettivamente questa carta che va a chiudere il nostro cerchio metaforico della ruota della manifestazione parla del risultato, il dono, e cioè ci mostra il potenziale risultato della manifestazione, è un dono che possiamo ricevere dall'universo una volta, attenzione, che abbiamo superato le varie fasi, e cioè esserci allineati alle nostre intenzioni, quindi abbiamo capito che serve chiarezza, serve coraggio, serve anche nuova energia e spinta, superato anche i blocchi e le difficoltà che in questo caso potrebbero essere sia interiori, come abbiamo visto con eccessiva prudenza, oppure qualcosa a livello esterno che abbiamo bisogno di lasciar andare. E poi questo è il risultato.
il bellissimo 10 di denari, scusate. Parla di denaro anche a volte, certo, ma di ottenimento, di soddisfazione, carta molto intensa come significato, quindi già come risposta nel dono, nel risultato da ricevere, ci sta dicendo assolutamente sì, che noi riusciamo ad ottenere quello che desideriamo. È la carta legata alla nostra sicurezza, al benessere economico, al risolvere alcuni problemi che ci portiamo dal passato, possono essere problemi familiari, cose legate alla casa, a ciò che possediamo, quindi problemi a livello materiale, economico. Può essere anche un qualcosa che riguarda le relazioni, quindi la stabilità affettiva, quindi di realizzarsi e di riuscire ad ottenere finalmente una stabilità di questo tipo. Può essere il raggiungimento di un successo, di una qualcosa che magari può riguardare anche trovare lavoro e soddisfazione economica, attenzione perché è una carta di denari, qui si tratta proprio di materialità, si tratta di salute, si tratta di risultati tangibili, pratici e quindi questa già vi sta dicendo che dopo questo percorso ci riuscirete assolutamente. Adesso andiamo a vedere infine il messaggio dall'oracolo. Vediamo che cosa vuole dirvi. Troviamo la carta riparare, molto particolare, molto intenso come messaggio, perché secondo me ha a che fare e si connette con quello che stavamo dicendo, e cioè con la guarigione, con il lasciare andare, con il fatto di non aver paura e soprattutto nella parte iniziale. Riparare è guarire, riparare è a volte capire anche che alcune cose non sempre possono essere sistemate, possono essere aggiustate riguardo le relazioni, riguardo qualcosa del passato, qualcosa che potremmo aver subito in vari eventi e quindi cosa fare? Stare lì fermi a rimuginare, a guardare quello che ormai è passato, che non si può più sistemare? Meglio volgere il nostro sguardo al mondo, a qualcosa di molto più luminoso che possiamo ottenere, perché la realizzazione ci aspetta effettivamente, ma passa tutto attraverso questo super messaggio importante. Proprio riparare qualcosa dentro di noi, riparare magari alcune cose che abbiamo bisogno di sistemare intorno a noi a livello tangibile, di muoverci con sicurezza e quindi acquisire nuova energia, acquisire coraggio. Ricordo che il sole può anche voler dire coinvolgere delle persone che possono essere di ispirazione, che possono essere stimolanti, quelli che vi bloccano e che vi tengono fermi non sono assolutamente utili, devono essere messe da parte perché voi dovete compiere il vostro nuovo percorso verso la realizzazione di qualsiasi desiderio voi volete. E se avete scelto un altro scrigno, ascoltatelo pure. E adesso vi ringrazio per aver ascoltato questa parte del video e ci vediamo per il prossimo. Benvenuti a tutti quelli che hanno scelto il terzo scrigno, quello del drago. Andremo a vedere insieme questo metodo, questo modo particolare di usare i tarocchi, e cioè con la legge di attrazione, trovare quelle indicazioni, quei suggerimenti che ci aiuteranno a manifestare i nostri sogni e i nostri desideri. Adesso possiamo aprire il vostro scrigno, dove troviamo il Fairy Tail Tarot, e mettere da parte il nostro scrigno, metterlo qui. Allora, con questo metodo ovviamente vedremo varie indicazioni, partiamo proprio dal vostro desiderio. È ovvio che la prima carta che andrò ad estrarre non parlerà
direttamente del vostro desiderio, perché essendo una stesura generica, ovviamente ognuno di noi ha i propri sogni, i propri desideri, i propri obiettivi. Quindi andrà a parlare di una nostra forza, di un qualcosa che ci può permettere di manifestare il nostro obiettivo. Quindi questa prima carta è la carta del desiderio e rappresenta il desiderio più profondo, ciò che vogliamo manifestare, e quindi con questa carta del Papa ci aiuterà a capire come focalizzarci sul nostro obiettivo. È una carta allo stesso tempo comunque bella e complessa, nel senso che parlando proprio dei nostri desideri potrebbe essere e avere a che fare con la nostra saggezza, con la nostra esperienza, con il fatto di aprirsi, di confrontarsi, a volte anche di essere un mediatore, un conciliatore, e quindi trovare perdono, far sì che noi finalmente possiamo avere l'opportunità di gestire sia la nostra vita, sia le relazioni, quello che vogliamo ottenere con la massima fiducia nelle nostre capacità di poterle utilizzare proprio in questo percorso, e quindi di portarci pian pianino alla realizzazione. Quindi è un ottimo messaggio, un buon punto di partenza, perché vi dice che qualsiasi sia il vostro obiettivo o desiderio, parte con degli ottimi presupposti, quelli che avete dentro di voi oppure quelli che avete acquisito precedentemente, quindi da tutta la vostra esperienza. A volte, è vero, può avere a che fare anche con la possibilità di lasciarsi guidare. Se avete bisogno e sentite l'esigenza di farvi aiutare, di ascoltare magari i consigli, di avere una guida che ha molta più esperienza o in un determinato campo potrebbe aiutarvi e sostenervi, allora questo è il momento giusto per non aver paura di chiedere aiuto, perché è questo che vi porterà verso la vostra realizzazione, come vi dicevo, proprio di qualsiasi tipo. È ovvio che principalmente si parla qui di crescita personale, di crescita interiore, andare a modificare alcuni aspetti dentro di noi per permetterci di poter attrarre la realtà, quindi proprio di manifestare nella vita in modo tangibile questi sogni e questi desideri. Per alcuni di noi potrebbe magari avere la soddisfazione di trovare un lavoro, di riuscire a realizzarsi nella carriera, nel lavoro dei propri sogni, oppure nel benessere economico, per altri di riuscire a gestire alcune relazioni o di trovare stabilità affettiva, eccetera, eccetera. Quindi ognuno ha i propri desideri e qui si parla di tutto, di qualsiasi cosa. Quindi la prima carta è questa, andiamo a vedere la seconda, che attraverso il 4 di spade, questa parla dell'azione richiesta, indica tendenzialmente un'azione o il passo concreto che si deve intraprendere per avvicinarsi alla manifestazione e anche quindi effettivamente al desiderio. Perché azione richiesta? Azione richiesta vuol dire che non basta solo pensare, desiderare e volere, ma bisogna anche fare. Strano a dirsi, è vero questo, perché abbiamo una carta che indica di stare fermi e quindi a volte anche stare fermi è un'azione. Attenzione, rifletteteci attentamente, non serve sempre fare. Forse magari c'è un eccessivo desiderio di controllo, un eccessivo desiderio per forza di fare, ed è questo che ci sta bloccando. E infatti questa carta ci sta dicendo di riflettere, di fermarsi un attimino. Forse abbiamo bisogno di riposarci,
di staccare un po' la spina, di star fermi, di prenderci una pausa per connetterci veramente con il nostro desiderio. Forse qualcosa ci sta sfuggendo, abbiamo le migliori qualità, le migliori possibilità, però c'è un qualcosa che magari non stiamo facendo perché o siamo troppo impegnati in un qualcosa oppure siamo troppo impegnati nel voler per forza fare chissà che cosa e allora automaticamente invece al contrario ci blocchiamo e si blocca anche la nostra manifestazione. E infatti l'azione richiesta, diciamo, potrebbe appunto essere un qualcosa che va totalmente in contrasto con l'azione, però come abbiamo visto non è così, è la richiesta del non fare, al momento di rimanere fermi, di ascoltare voi stessi, di riflettere attentamente su un qualcosa, forse di riposarvi, di rigenerarvi e poi agire successivamente. E adesso vediamo l'altra carta che ci parla delle sfide, dei blocchi. Questa rivela eventuali ostacoli interni a noi o esterni. Interni possono essere le nostre paure, le nostre credenze limitanti oppure energie esterne che potrebbero bloccare il processo di manifestazione. La carta è del 2 di denari. È una carta molto particolare perché indica adattabilità e flessibilità alle cose e indica anche la possibilità che abbiamo più opportunità, più idee in ballo e allora quindi potrebbe esserci un po' di incertezza. È una carta che io adoro perché in realtà fa capire tantissime cose. Parlando di sfide e di blocchi, prende un'accezione del tipo ci stiamo muovendo, forse è meglio mettersi in gioco e invece siamo bloccati, c'è qualcosa che ci sta frenando e allora cerchiamo di capire perché abbiamo bisogno di riflettere attentamente per trovare la spinta giusta di metterci in moto e quindi o di fare un passo, di fare una scelta verso una direzione ben precisa, oppure stiamo portando avanti troppe cose e non le stiamo facendo proprio bene e quindi le nostre energie si disperdono tra queste varie cose e non abbiamo la possibilità di dedicarci, di concentrarci a quell'obiettivo, quel desiderio. Quindi che cosa vuole dire effettivamente? Se siete bloccati, questa carta sta dicendo di mettervi in gioco, di iniziare. Magari l'inizio è vero, potrebbe essere un po' una fase incerta, un po' titubante, però tutte le fasi iniziali possono essere in questo modo. L'importante è iniziare e mettersi in gioco e partire. Se invece riguarda altre situazioni, nel senso che ci stiamo stressando di troppi impegni, probabilmente dobbiamo fare una scelta e dedicarci, concentrarsi proprio sulle cose più importanti, su quello che vogliamo realizzare. Altrimenti, se ci sono più scelte in ballo, che possono essere abbastanza importanti, abbastanza consistenti per voi entrambi, allora trovare la possibilità di riuscirle a gestire entrambe. È qui che entra in gioco appunto magari le nostre migliori capacità di poter gestire queste cose, quindi di meditare sulle cose che ci siamo dette fino adesso e con l'ultima carta troviamo il risultato, cioè troviamo il dono, ci mostrerà il potenziale risultato della manifestazione, il dono che si riceverà una volta che avremo allineato le nostre intenzioni, le varie possibilità e superato i blocchi. Andiamo a vedere qual è il risultato. Abbiamo il 7 di spade. Come risultato potrebbe essere un po' complesso, un po' difficile. In realtà è una carta che indica l'ottenere
qualcosa in un modo non proprio onesto, io dico tra virgolette, mi spiego meglio. Siccome purtroppo è una carta che indica il sotterfugio, il raccogliere quello che si ha a disposizione indipendentemente dal risultato, forse anche accontentarsi, di sfuggire alle responsabilità, di anche fuggire da un qualcosa che non vogliamo affrontare, però in realtà si tratta del risultato, del dono, vuol dire che probabilmente noi abbiamo bisogno invece di fermarci e di metterci in gioco per capire che cosa ci sta sfuggendo, che cosa non stiamo cercando di fare, che cosa in realtà desideriamo veramente per metterci nella giusta direzione. Possiamo ottenere molto di più di quello che sono le nostre ambizioni e quindi non dobbiamo disperdere le nostre energie, non dobbiamo per forza ottenere tutto e subito, oppure non dobbiamo fare per forza tutto insieme, perché altrimenti poi rischiamo di trovarci in un punto che, beh, vabbè, questa cosa poteva andare meglio, ho ottenuto un minimo, va bene così, andiamo avanti. Però non è quello che potenzialmente vi fa bene e vi fa stare bene e quindi di arrivare a un punto dove vi dovete accontentare, dove dovete accettare certe situazioni pur di prendere, pur di accogliere, pur di far qualcosa. Ecco, questo è un ottimo momento di riflessione, secondo me, ed ecco perché tutta la lettura si concentra sul fatto delle vostre capacità, delle vostre potenzialità, o se vi sfugge qualcosa in realtà di lasciarvi aiutare, di lasciarvi guidare se non avete le idee chiare, comunque di confrontarvi con qualcuno che forse ha fatto la vostra stessa esperienza o sta vivendo adesso le vostre stesse condizioni e di fermarvi. Di fermarvi. La riflessione è importantissima perché è la pausa che vi metterà nelle condizioni di capire che cosa desiderate e poi di non disperdere le vostre energie, di non accontentarvi. A volte sì, è vero, potrebbe essere anche eccessiva ambizione di voler ottenere e fare chissà che cosa, però alla fine purtroppo il risultato non è soddisfacente. Ecco perché la chiave arriva proprio qui, e cioè di mettervi in gioco con un compito per volta, con un desiderio per volta, o cercare di capire magari che cosa non ha funzionato precedentemente per non arrivare al fuggi finale e quindi giusto per chiudere alcune situazioni, giusto per ottenere un risultato, allora ci si deve per forza, così come vi dicevo, accontentare. E adesso andiamo a vedere l'ultimo messaggio che parla a dire il vero. Effettivamente, se ci fate caso, qui c'è una maschera e in fondo c'è una finestra aperta e quindi parla purtroppo di apparenza, un qualcosa che non stiamo guardando in faccia la realtà dei fatti, si connette secondo me a quello che stavamo dicendo, probabilmente al fatto di fermarsi per guardare le cose per quelle che sono perché come abbiamo visto rischiamo di sfuggire a quella che è la nostra vocazione, a quello che ci aspetta veramente e che possiamo ottenere e che quindi a dire il vero c'è una verità che è nascosta, c'è una verità che noi stiamo sottovalutando oppure non stiamo prendendo in considerazione perché magari non vogliamo affrontarla oppure ci sta sfuggendo per tante altre motivazioni, addirittura per eccessivo stress, come vi dicevo prima, perché vogliamo per forza fare e allora quindi ci troviamo a nascondere le cose dentro di noi
oppure in altre situazioni e quindi crearci degli alibi, non ho tempo di fare questo, non posso fare quest'altro, questa cosa non va bene, quindi questo è giusto per darvi un'indicazione sul fatto che potete realizzare qualsiasi desiderio voi volete, però innanzitutto dovete partire da queste considerazioni e quindi anche agire in modo molto più concreto, molto più dettagliato e soprattutto da voi, partire dentro di voi. Ci sono quelle risposte che meritano di emergere e però che purtroppo state tenendo dentro e quindi questo è a mio avviso diciamo una lettura molto molto profonda che vi aiuterà a capire come manifestare, però partire da un punto importante e che poi andrà a intrecciarsi, a concretizzarsi qualcosa di più soddisfacente. Però un primo passaggio, secondo me, sono tutte queste indicazioni che sono saltate fuori da questa lettura. Spero di esservi stata utile. Se ovviamente siete stati attratti da un altro scrigno, potete andare a vedere anche quella lettura e noi ci vediamo alle prossime. Ciao, grazie!